Lezione 1. Caccia. Ciao Anna, hai sentito parlare di Mio? Adora andare a caccia di uccelli. Oh, veramente? Sembra così interessante. Che tipo di uccelli insegue? Gli piace seguire passeri e fringuelli. Sono veloci e divertenti da catturare. Wow, deve essere emozionante. Ma ne prende mai qualcuno? A volte è piuttosto furtivo, ma gli piace anche andare a caccia di topi. Anche i topi? Questa è davvero la gamma di caccia. Quale preferisce? Penso che gli piaccia la sfida di entrambi. I topi sono intelligenti e ingannevoli. Ha senso. Porta a casa le sue catture? Sì, mostra spesso i suoi premi. È come un piccolo trofeo per lui. Che carino. Ha altre attività preferite? Mio adora arrampicarsi sugli alberi, soprattutto per avere una visione migliore di ciò che lo circonda. Sembra che si diverta molto. Vorrei poterlo vedere in azione. È davvero uno spettacolo. È un piccolo cacciatore nella natura. Lezione 2. Mercati del fresco. Buongiorno Anna, hai mai visitato il mercato agricolo locale? Sì, li adoro. Hanno frutta e verdura così fresche. Assolutamente. È bello vedere i prodotti di stagione. Qual è il tuo articolo preferito da acquistare? Non posso resistere alle fragole fresche. Hanno un sapore molto migliore di quelli acquistati in negozio. Sono d'accordo. Di solito scelgo i pomodori. Sono così succosi e saporiti. Hai notato quanto sembra vibrante tutto? Mi attira davvero. Sì, e l'atmosfera è vivace. È fantastico sostenere gli agricoltori locali. Esattamente. È bello sapere da dove viene il nostro cibo. Date un'occhiata anche alla sezione latticini? Decisamente. Il latte fresco e il formaggio sono sempre una delizia. Adoro provare diversi formaggi. Hanno dei sapori così unici. Lo stesso qui. Dovremmo organizzare un giro insieme al mercato qualche volta. Lezione 3. Viaggio di ricerca di lavoro. Ciao Anna, come va la tua ricerca di lavoro? È stato un po' impegnativo, ma sono ottimista. Spero di trovare presto qualcosa che faccia al caso mio. Questa è una buona mentalità. Hai fatto domande in molti posti? Sì, ho inviato diverse candidature. Sto cercando di personalizzarli ciascuno. Mossa intelligente. La personalizzazione delle applicazioni può davvero fare la differenza. Esattamente. Voglio dimostrare che sono sinceramente interessato a ogni posizione. Hai già avuto dei colloqui? Una coppia. Sono andati bene, ma sto ancora aspettando feedback. Può essere snervante. Cosa fai per rimanere positivo? Cerco di concentrarmi sui miei punti di forza e continuo ad apprendere nuove competenze. È un'ottima strategia. Il miglioramento continuo è fondamentale. Sì, e mi aiuta a rimanere motivato. Hai qualche consiglio per le interviste? Esercitati su domande comuni e fai ricerche sull'azienda. Dimostra che sei preparato.
Lezione 4. Assistenza clienti. Ehi Anna, apprezzo la tua pronta assistenza con il problema del cliente. Sono felice di aiutarti, John. È nostro piacere garantire che le tue esigenze siano soddisfatte. Fa davvero la differenza quando rispondiamo rapidamente. Cosa ne pensi? Assolutamente. Una comunicazione tempestiva dimostra che apprezziamo i nostri clienti. E crea fiducia, giusto? È più probabile che i clienti ritornino se si sentono accuditi. Esattamente. È come creare una relazione piuttosto che una semplice transazione. Quali strategie pensi che dovremmo usare per mantenere i clienti coinvolti? I check-in regolari possono aiutare. Ci tiene sul loro radar e dimostra che ci teniamo. È un'ottima idea. Pensi che le email personalizzate funzionino bene? Sì, i messaggi personalizzati fanno sentire i clienti speciali e apprezzati. Giusto. Dovremmo anche chiedere feedback dopo i progetti. Dimostra che ci impegniamo a migliorare. Decisamente. Il feedback può guidarci per servirli meglio in futuro. Esattamente. Garantire la soddisfazione è la chiave per il successo a lungo termine. Lezione 5. Fine settimana di benessere. Buongiorno Anna, hai pensato a quanto è bello rilassarsi nei fine settimana? Sì, è un modo perfetto per ricaricare e migliorare il benessere generale. Decisamente. Cosa fai di solito per rilassarti? Adoro fare passeggiate nella natura. Stare all'aria aperta è rinfrescante. Sembra adorabile. Mi piace leggere un buon libro per evadere dalla realtà. Leggere è un ottimo modo per rilassarsi. Qualche buon consiglio sui libri? Recentemente l'ho letto un romanzo giallo che mi ha tenuto con il fiato sospeso. Adoro i misteri. Pensi che aiutino anche a migliorare la concentrazione? Di sicuro, storie coinvolgenti possono affinare la nostra mente e ridurre lo stress. È vero. E gli hobby? Ne hai qualcuno che ti aiuta a rilassarti? Mi piace il giardinaggio. È terapeutico coltivare le piante e vederle crescere. Il giardinaggio sembra meraviglioso. Unisce relax e produttività. Esattamente. Inoltre mi dà un senso di realizzazione. Lezione 6. Pianificazione ricca di risorse. Ehi Anna, hai raccolto tutte le risorse per il nostro prossimo progetto? Sì, l'ho fatto. È fondamentale disporre dei materiali necessari. Assolutamente. Pianificare in anticipo può prevenire lo stress dell'ultimo minuto. Sono d'accordo. A quali risorse pensi che dovremmo dare priorità? Penso che concentrarsi sulla ricerca e sui dati sia vitale per la nostra strategia. Giusto punto. Avere informazioni accurate ci aiuta a prendere decisioni informate. Esattamente. E la collaborazione di squadra. Dovremmo organizzare riunioni periodiche. Sì, rimanere in contatto garantisce che tutti siano sulla stessa pagina. Inoltre ci consente di condividere idee e risorse in modo efficace. Esattamente. Gli sforzi collaborativi possono migliorare la creatività e la risoluzione dei problemi.
giusto? Sono entusiasta di vedere come la nostra pianificazione ripagherà il progetto. Lezione 7. Fuga del fine settimana. Buongiorno Anna, non vedo l'ora che arrivi questo weekend. Lo stesso qui. È una grande opportunità per rilassarsi ed esplorare. Hai pianificato qualche attività per il nostro viaggio? Sì, pensavo che potremmo fare un'escursione e magari visitare alcune attrazioni locali. Sembra fantastico. Adoro scoprire posti nuovi. Anche io. È emozionante sperimentare culture e paesaggi diversi. Pensi che dovremmo portare con noi qualche attrezzatura speciale per l'escursionismo? Decisamente. Sono essenziali buone scarpe e molta acqua. Concordato. Porterò anche degli snack per avere energia lungo il percorso. Ottima idea. Gli spuntini possono rendere l'escursione ancora più piacevole. Non vedo l'ora di rilassarmi e godermi la natura con te. Lezione 8. Settimana di lavoro. Ehi Anna, hai passato una bella settimana al lavoro? Sì, è stato impegnativo ma produttivo. Non vedo l'ora che arrivi il fine settimana. È fantastico. Cosa ha reso la tua settimana così impegnativa? Avevo diversi progetti in scadenza, ma sono riuscita a rimanere organizzata. Rimanere organizzati è fondamentale. Hai utilizzato qualche strumento per aiutarti? Sì, ho utilizzato un'agenda e alcune app per tenere traccia delle mie attività. Mossa intelligente. Trovo che scrivere le cose mi aiuti davvero a concentrarmi. Assolutamente. Ed è bello spuntare le attività completate. Di sicuro. Cosa pensi di fare questo fine settimana per rilassarti? Sto pensando di fare un'escursione. L'aria fresca mi ricarica sempre. L'escursionismo sembra divertente. Potrei recuperare qualche lettura. Anche questo è un ottimo modo per rilassarsi. Qualche buon libro sulla tua lista? Sì, ho un romanzo giallo in cui sono entusiasta di tuffarmi. Lezione 9. Esplorare nuovi posti. Ciao Anna, sembra divertente. Che ne dici di visitare una città vicina questo fine settimana? Adoro quell'idea. Esplorare posti nuovi è sempre emozionante. Esattamente. C'è una città affascinante a un'ora di distanza. Ci sei stato? No, non l'ho fatto. Cos'ha di speciale? Ha bellissimi parchi e negozi caratteristici. Perfetto per una gita di un giorno. Sembra delizioso. Ci sono dei buoni ristoranti lì. Sì, c'è un famoso caffè noto per i suoi pasticcini. Sono decisamente d'accordo. Adoro provare il cibo locale. Anche io. Dovremmo programmare la nostra visita verso ora di pranzo. Ottima idea. Cos'altro possiamo fare mentre siamo lì? Potremmo passeggiare nel parco e scattare qualche foto. Lezione 10. Strategia di prezzo. Buongiorno Anna, i nostri costi di produzione sono aumentati. Cosa dovremmo fare? Questo è preoccupante. Possiamo ridurre il prezzo al dettaglio per attirare più clienti? È una possibilità, ma dobbiamo prima analizzare i nostri margini.
Vero, non vogliamo compromettere troppo il nostro profitto. Esattamente. E se invece offrissimo promozioni? Le promozioni potrebbero funzionare. Le offerte speciali potrebbero aumentare le vendite senza abbassare i prezzi. Giusto punto. Potremmo anche evidenziare il valore dei nostri prodotti. Sì, enfatizzare la qualità può giustificare l'aumento dei prezzi. Giusto. Facciamo un brainstorming su alcune strategie di marketing per supportare questo. Ottima idea! Raccoglierò dati sui nostri concorrenti per un confronto. Perfetto. Insieme possiamo trovare la soluzione migliore. Lezione 11. Piani post-corsa. Ehi Anna, una volta finito il giro, cosa dovremmo fare dopo? Penso che dovremmo andare al parco a fare un picnic. Sembra divertente. Possiamo rilassarci e goderci il panorama. Sì, inoltre potremo fare un delizioso pranzo con tutti. Adoro i potuk. Ognuno porta qualcosa di diverso. Cosa porterai? Ho intenzione di preparare un'insalata di pasta. È sempre un successo. Io porterò del dessert, magari dei brownies. Perfetto! I brownies sono sempre i preferiti. Dovremmo fissare un orario in cui tutti possano incontrarsi al parco. Sì, diciamo verso mezzogiorno? In questo modo potremo mangiare tutti insieme. Sembra un piano. Non vedo l'ora di trascorrere una giornata divertente all'aria aperta. Lezione 12. Avventure del fine settimana. Ehi Anna, hai pensato di pianificare qualche attività per il fine settimana? Decisamente. Potremmo fare visite guidate o fare escursioni. Adoro quell'idea. Esplorare nuovi posti aggiunge eccitazione. Sì, e possiamo provare cibi locali lungo la strada. Cosa ne pensi? La cucina locale è la migliore. Ci dà un assaggio della cultura. Esattamente. Hai in mente qualche posto specifico? C'è un sentiero panoramico nelle vicinanze di cui io avevo sentito parlare molto bene. Sembra perfetto. Mi piacerebbe vedere il panorama dall'alto. Anche io. E dopo l'escursione possiamo visitare un bar locale per qualche prelibatezza. Yum, già mi immagino di gustare i pasticcini con vista. Facciamo un piano. Sono emozionato per un fine settimana pieno di divertimento. Lezione 13. Trovare la felicità. Ciao Anna, sono d'accordo nel trovare la felicità nel quotidiano. Assolutamente. Sono le piccole cose che spesso ci danno gioia. Esattamente. Quali piccole cose ti rendono felice? Adoro assaporare il mio caffè mattutino mentre guardo l'alba. Sembra adorabile. Mi piace ascoltare la musica durante i miei spostamenti. La musica può davvero sollevarci il morale. Hai un genere preferito? Mi piace il jazz. Ha un'atmosfera così rilassante. Il jazz è fantastico. Preferisco la musica pop allegra, mi dà energia. È una scelta fantastica. Cos'altro ti dà gioia?
Trascorrere del tempo con gli amici e la famiglia mi rende sempre felice. Lo stesso qui. Apprezzare quei momenti è così importante. Lezione 14. Trovare l'ufficio postale. Buongiorno Anna, sto cercando l'ufficio postale. Sai dov'è? Ah, l'ufficio postale è proprio in fondo alla strada. Non puoi perdertelo. Grande? È vicino a qualche punto di riferimento. Sì, è proprio accanto alla panetteria. Puoi prendere un dolcetto dopo. Perfetto. Dopo mi fermerò sicuramente in panetteria. Hanno i pasticcini migliori. Cosa invierai all'ufficio postale? Devo spedire un pacco a mio cugino. Bello! Spero che gli piaccia. Grazie. Mi assicurerò di dare un'occhiata anche a quella panetteria. Lezione 15. Riflessioni sul ringraziamento. Ehi Anna, il ringraziamento è una festa che ha un significato speciale per molti. Assolutamente. È il momento di riflettere sulla nostra fortuna. Cosa fai solitamente per festeggiare? Mi riunisco con la famiglia e condivido un pasto abbondante insieme. Sembra meraviglioso. Hai qualche piatto preferito? Sì, adoro la torta di zucca e il ripieno. E tu? Non posso resistere al tacchino e al purè di patate. Sono deliziosi. Decisamente. È una festa da ricordare. Ed è bello esprimere gratitudine per ciò che abbiamo. Lezione 16. Prodotti freschi. Ciao Anna, sono d'accordo. Compro sempre prodotti freschi per i miei pasti. Anche io. Dove fai la spesa di solito? Mi piace andare al mercato del contadino. La frutta e la verdura sono così freschi. Sembra fantastico. Di solito faccio la spesa nel negozio di alimentari locale. Hanno una buona selezione, ma adoro l'atmosfera del mercato. Sì, inoltre, spesso puoi parlare direttamente con gli agricoltori. Esattamente. È bello sostenere le imprese locali. E puoi trovare articoli unici che non si trovano nei negozi normali. Assolutamente. Hai provato qualche nuova ricetta ultimamente con prodotti freschi? Sì, la settimana scorsa ho preparato un delizioso soffritto di verdure. E tu? Ho preparato una fresca insalata con frutta di stagione. È stato rinfrescante. Lezione 17. Stampare diventa facile. Buongiorno Anna, devo stampare dei documenti. Qualche consiglio? Sicuro, basta fare delle copie e premere il pulsante di stampa. Trante. Sembra abbastanza facile. C'è qualcos'altro che dovrei sapere? Assicurati che la tua stampante abbia abbastanza carta e inchiostro. Giusto punto. Mi dimentico sempre di controllarlo. Succede. Inoltre, ricontrolla le impostazioni del documento prima della stampa. Giusto? Mi assicurerò che il layout sia corretto. In questo modo non sprecherai carta o inchiostro.
Esattamente. Grazie per il consiglio, adesso mi sento più preparato. Lezione 18. Consigli per una vita sana. Ciao Anna, in realtà ho avuto un po' di difficoltà nel mantenere uno stile di vita sano. Capisco, può essere impegnativo. Ci sono aree specifiche che trovi difficili? Sì, per me è stato difficile mantenere una dieta equilibrata. Questo è comune. Hai provato a preparare i pasti per la settimana? Non l'ho fatto. Come funziona? Prepari i pasti in anticipo, in modo da avere opzioni salutari pronte. Sembra utile. Hai qualche ricetta preferita per preparare i pasti? Sì, adoro preparare insalate di quinoa e verdure arrostite. Sembrano deliziosi. Dovrei assolutamente provarlo. Lezione 19. Esplorare la natura. Ehi Anna, sì. Ce n'è uno chiamato Golden Valley National Park. Oh, ho sentito parlare di quel posto. Per cosa è noto? È noto per i suoi paesaggi mozzafiato e i sentieri escursionistici. Sembra fantastico. Ci sono percorsi specifici che consigli? Sì, il River Trail è bellissimo e non troppo difficile. Perfetto! Adoro i sentieri che offrono panorami fantastici. C'è qualche fauna selvatica lì? Decisamente. Potresti vedere cervi e vari uccelli. È emozionante. Mi piace il birdwatching quando faccio un'escursione. Anche io. È un ottimo modo per connettersi con la natura. Lezione 20. Organizzare le idee. Anna, per raggiungere questo obiettivo, penso che dovremmo considerare di organizzare le nostre idee in categorie. È un ottimo approccio. Come suggerisci di iniziare? Potremmo prima elencare tutti i nostri punti principali, quindi raggruppare insieme quelli simili. Sì, in questo modo possiamo vedere quali idee si collegano bene. Esattamente. Aiuta a creare una struttura chiara per il nostro progetto. Inoltre, rende più semplice identificare le lacune nelle nostre informazioni. Giusto. Ci sono strumenti che ti piacciono per organizzare le idee. Utilizzo spesso le mappe mentali. Espongono visivamente concetti e connessioni. Le mappe mentali sono efficaci. Preferisco usare le liste di controllo per chiarezza. Anche le liste di controllo sono utili. Ci tengono sulla buona strada. Uniamo i nostri metodi per un piano più completo. Lezione 21. Il potere della matematica. Buongiorno Anna, la matematica è uno strumento potente nella vita di tutti i giorni. Lo è davvero? Come usi la matematica nelle tue attività quotidiane? Lo uso spesso per pianificare le mie spese. Mi aiuta a risparmiare denaro. È intelligente. Uso la matematica per cucinare, soprattutto quando aggiusto le ricette. Esattamente. Conoscere le misure è fondamentale in cucina. E la matematica è importante nella pianificazione dei viaggi, come nel calcolo delle distanze. Giusto. Ci aiuta a stimare i tempi di viaggio e i costi del carburante. Hai mai pensato a come la matematica si applica ai nostri hobby?
Sì, ad esempio, in fotografia comprendere gli angoli e le proporzioni è fondamentale. Assolutamente. La matematica dovrebbe essere apprezzata di più nella nostra vita quotidiana. Sono d'accordo. Rende le attività più semplici ed efficienti. Lezione 22. Materiali di qualità. Ciao Anna, sto cercando un posto dove posso trovare materiali di alta qualità per i miei progetti. Sembra interessante. Che tipo di materiali cerchi? Mi servono materiali artistici come colori e tele. Conosci qualche buon negozio? Sì, c'è un bellissimo negozio d'arte in centro che ha tutto ciò di cui hai bisogno. Perfetto. Offrono sconti per gli studenti. Lo fanno. Basta mostrare la tessera studentesca alla cassa. È fantastico. Lo controllerò sicuramente. E tu? Di quali materiali hai bisogno? Sto cercando della stoffa per cucire. Voglio fare un vestito nuovo. Sembra divertente. Hai in mente un tessuto specifico? Sto pensando ad un motivo floreale. È perfetto per la primavera. Ottima scelta. I motivi floreali sono sempre allegri. Assolutamente. Magari possiamo andare a fare shopping insieme questo fine settimana. Mi piacerebbe. Sarà una giornata produttiva. Lezione 23. Piani per il fine settimana. Ciao Anna, hai qualche programma per il fine settimana? Non ancora. Sono aperto a suggerimenti. Cosa hai in mente? E ne dici di fare un'escursione? Il tempo dovrebbe essere bello. Sembra fantastico. Hai in mente un percorso specifico? Sì, c'è un bellissimo sentiero in riva al lago che adoro. Ho sentito parlare di quel posto. È facile fare un'escursione? È moderato, quindi è perfetto per una sfida divertente. Sono emozionato. Dovremmo preparare un pranzo al sacco? Assolutamente. Un picnic sarebbe perfetto dopo l'escursione. Cosa dovremmo portare? Posso preparare dei panini? Porterò snack e bevande. Sarà una bella giornata all'aria aperta. Lezione 24. Impegni del congresso. Anna, hai mai pensato a quanto siano importanti gli impegni nella leadership? Sicuramente, Giovanni. Creano un senso di impegno. Cosa pensi che motivi i leader a realizzarli? Credo che sia una questione di responsabilità. I leader vogliono dimostrare che prendono sul serio le loro promesse. Esattamente. Quando i leader chiedono ad altri di unirsi al loro impegno, si crea unità. Giusto. Si tratta di creare una visione condivisa. Cosa pensi che dovrebbe essere incluso in tali impegni? I principi chiave, come l'integrità e la trasparenza, sono essenziali. Danno il tono all'impegno. Concordato. Che impatto pensi che questi impegni abbiano sui membri del congresso? Promuovono la fiducia e incoraggiano la collaborazione. I membri si sentono più motivati a lavorare insieme. Sì, e quando vedono che tali impegni vengono messi in atto, ciò rafforza la loro fiducia nella leadership.
È vero? Pensi che il sostegno pubblico sia cruciale per questi impegni? Assolutamente. Quando il pubblico sostiene un impegno, aumenta la pressione per mantenerlo. È come un contratto sociale. Le persone si aspettano che i leader si ritengano responsabili. Esattamente. E se non lo fanno, ciò può portare a delusione e sfiducia. Lezione 25. Il potere dei nomi. Ehi Anna, stavo pensando alle campagne politiche e a quanto possono essere importanti i nomi. Un vantaggio del governatore Bush era il suo nome familiare. Ciao John, è un ottimo punto. Un nome noto può sicuramente fornire un vantaggio alle elezioni. Crea un riconoscimento immediato. Esattamente. In effetti si è ottenuto buoni risultati in alcuni primi sondaggi, è stato in parte perché le persone avevano già un legame con il suo cognome. È vero, è interessante come un nome possa evocare certi sentimenti o ricordi, soprattutto in politica. Pensi che influenzi le decisioni degli elettori? Assolutamente. Gli elettori spesso si sentono più a loro agio con i candidati che riconoscono. Può creare un senso di fiducia anche prima che si conoscano le politiche della persona. Questo ha senso. La familiarità può essere un fattore potente nel processo decisionale. È simile nel marketing, dove i nomi dei marchi possono influenzare le scelte dei consumatori. Sì, i marchi che esistono da molto tempo spesso dominano il mercato semplicemente perché le persone si fidano di loro. Giusto. Si tratta di costruire una reputazione nel tempo. Ma pensi che nuovi candidati o marchi possano superare questa sfida? Possono soprattutto creando narrazioni forti e connettendosi con le persone a livello personale. Uno storytelling coinvolgente può aiutarli a distinguersi. È un'ottima strategia. L'autenticità può avere una buona risonanza sia con gli elettori che con i consumatori. Le persone vogliono sentire una connessione. Esattamente. Anche i social media hanno cambiato le carte in tavola. Consente ai nuovi candidati di raggiungere direttamente gli elettori e costruire relazioni. Decisamente. Offre loro una piattaforma per condividere le loro storie e i loro valori senza i filtri dei media tradizionali. E questo può essere incredibilmente potente. È affascinante come le dinamiche della politica e del marketing spesso si rispecchiano a vicenda. Lezione 26. Gestione del tempo. Buongiorno Anna. Stavo pensando a quanto tempo ci vuole per completare le attività. A quanto tempo impieghi per completare un progetto tipico. Ciao John, di solito mi ci vogliono dai 30 ai 45 minuti, a seconda di quanto sia complesso il progetto. E tu? Per me varia molto. Le attività semplici potrebbero richiedere meno di 30 minuti, ma i progetti più complessi possono richiedere un paio d'ore. Interessante. Trovo che suddividere i progetti in attività più piccole mi aiuti a gestire meglio il mio tempo. Sono d'accordo. Quando ho un progetto più ampio cerco di fissare traguardi specifici per mantenermi in pista. Questo è un approccio intelligente. Stabilire scadenze per ciascuna parte può rendere l'intero progetto meno opprimente. Esattamente. Ti dà anche un senso di realizzazione mentre completi ogni traguardo. Mantiene alta la motivazione.